Abbiamo tra le mani un esemplare di Golf GTI MK7,5. Sì. Però l'ho sempre vista un po' come macchina, passami il termine, da fighetto. Sì, è un po' una via di mezzo. Una via di mezzo. Non l'ho mai vista veramente come macchina sportiva. Poi esteticamente puoi allestirla veramente cattiva. Però ho detto magari non ho mai convinto più di tanto sulla guida sportiva. Adesso ne avrò la prova. Proveremo. Dalla strumentazione, il volante, i sedili, si sa che Volkswagen e tipo i Golf sono sempre stati famosi comunque per la qualità di interni, hanno sempre avuto dei bei materiali. Posso confermare. Puoi confermarmi? Posso confermare. Il motore è il 2000 turbo da 245 cavalli, perché questa è la GT Performance e ha 370 Nm di coppia. 370. Ok, una bella spinta già così di partenza. Il tutto trasmesso con il famoso cambio DSG, 7 rapporti, quindi in autostrada metti la settima e sei in crociera praticamente. Sì, a 130 sei intorno ai 2000 giri. Ah, ok, proprio anche per ottimizzare i consumi. Io per esempio la uso come macchina di tutti i giorni per andare a lavoro e mi trovo da Dio. Tra l'altro il cambio hai i paddle al volante fissi, sì, che seguono il volante, ma i paddle è un gadget, non sono così lunghi? Allora il dietro è un allungamento? È un allungamento, okay. Sì, perché magari non li trovavi in curva. Certo, esatto. Piccolini. Però no, stanno da Dio, molto belli. Che hai montato uno scarico? Ho montato uno scarico artigianale eliminando il centrale finale, okay. Tutto libero, tutto dritto. Tutto dritto, infatti suona da Dio e nell'abitacolo comunque rimane comunque bello insonorizzato. Madonna, ma che spinta che ha! Porca troia! Quando comincia, Madonna, sento benissimo. Quando comincia a spingere sembra che non finisca mai, però va su molto lineare. Sì, non hai vuoti, non hai niente, cioè parte via subito. No, quella è subito pronta. Subito pronta. E hai una spinta della Madonna, sembrava spingesse fino a 6000 giri quasi. L'assetto è completamente originale, pensavo che fosse troppo rigido inizialmente, invece no. Sai che adesso noi siamo in modalità normale, giusto? Sì. Perché abbiamo 4 modalità. Okay. Okay. La Eco, mai utilizzata. Mai usata. Poi c'è appunto la Normal, che è questa che stiamo usando. La modalità Sport, che dà la massima potenza di tutto. L'ultima è la Individual, che scegli un po' come la vuoi te la macchina, magari puoi personalizzare, esatto, come vuoi, se vuoi magari lo sterzo nella modalità normal o la frenata o l'acceleratore, praticamente puoi decidere tu quanto intensità avere, esatto, sulle varie regolazioni. Ok. Sulla performance abbiamo anche fortunatamente il differenziale autobloccante. Devo dire che bomba in curva, veramente ti aiuta. Una pecca di quella macchina qua, che appunto è a trazione anteriore, però con questo differenziale qua ha recuperato molto. Allora, impianto frenante di serie, okay, dischi della Madonna che sono enormi, da 340, autoventilati sia davanti che dietro, e dietro sono da 310, perché la performante
ha comunque qualcosina in più rispetto alla versione normale standard GT. Sono potenti perché sono potenti, però non sarebbe Io non stato non capisco perché facciano continuamente sto impianto monopompante. Puoi farlo maggiorato quanto vuoi, ma se mi metti un monopompante che non distribuisce bene la frenata, e diciamo che lui frena perché frena bene. Quando comincia a scaldarsi perde un po', si allunga e diciamo che becca un pochino su quella cosa. Ah, è vero, ti toglie, dà proprio fastidio. Esatto. E questa è la cosa che ti dicevo prima per la questione del controllo di trazione. Ok. Che se tende a slittare. Se non lo togli ti tende a tagliare potenza perché lei vuole andare, però vai a perdere. Che abbiamo risolto però. Ok. Togliendo quel problema lì che mi hai detto con l'OBD. Sì, okay. Esatto. Perché in modalità sport quel problema del controllo di trazione ce l'hai o non c'è sempre, perché lo sport va a diminuirlo. Ok. Però non te lo toglie proprio completamente. Cioè tu hai il tastino proprio che ti va a disattivare il controllo di trazione. Oh, per cui frenare io non ho, anche adesso non ho frenato chissà quanto forte, ma però sì, per la potenza e le prestazioni che ha ci stava a fare magari una pizza almeno un 4 pompante. Esatto. La spesa meno, se vuoi avere qualche già risultato subito per vedere, sarebbe magari i tubi in treccia. Tubi in treccia li ha montati un mio amico e mi ha detto che è molto più reattiva la frenata. Sì, perché non hai olio che sia, non hai bolle d'aria nell'impianto frenante, ti frena da lì e sempre. Infatti ci stavo pensando, oppure proprio cambiare impianto frenante. Tenuta Q2. Sì, bene, no? Madonna, sì. Però le gomme fanno la differenza. Beh, anche quello, esatto. Che avevo prima, diciamo originali, mi trovavo veramente da schifo. Sì? Sì, no, c'era da aver paura. Perdevi pattinare? No, c'era da aver paura. Possiamo passare alla modalità sport e poi piace questa? Sì. Ok. Controllo di trazione. Ok. Così abbiamo tolto quel problema che dava in modalità normale, sì, quando va a tagliare la potenza, ok. Ce lo fa ancora un pochino? No, dovrebbe essere a posto. Ok, vediamo. Ok, adesso va. È andato adesso via fluido, sì. Quindi adesso c'è lo sterzo più rigido, l'acceleratore più reattivo, la frenata più reattiva e più brusca. Ok. Sospensioni più rigide. Ok. E l'uscita in curva più controllata. Esatto. Ancora un po', è vero. Forse perché è in discesa? Può darsi. Però di serie fa così. Sì, tu hai fatto quella modifica per togliere completamente, però di serie rimane comunque inserito e non diciamo che magari non te lo togli del tutto. Sì, perché comunque alla fine, avendo il differenziale autobloccante, non dovrebbe tagliarti potenza, cioè così sensibilmente. Allora lo sterzo si sente che è un po', si irrigidisce, un po' più rigido, sì, un po' più pesante, non in modo esagerato, però si sente, si avverte. Anche la frenata, è vero, basta poco e frena già decisa. Partenza manetta. Partenza manetta? Sì, partenza manetta. Direi bene. Sì. Guarda che tenuta che c'ha. Andare. Sì. Queste mi sa che sono le sue strade. Sue strade, ma sì, sì, sospensioni buone, non hai barcollamenti, no. Ti tiene proprio bene. Devo dire che come sospensioni ci siamo. Sì. Ma che va fuori? Presa, ho sentito. Non c'ha, perché gli hai tolto il controllo. Sì, si è sentita. Sì, boh, c'è ancora un po' di umidino, no? Se si esagera, giustamente tenderà un po' a andare, ma
questa l'abbiamo avvertita in tempo. Però non ho sentito l'autobloccante, allora, forse perché c'è scivoloso, c'è umido, non ho sentito l'autobloccante. Adesso l'hai sollecitata un po', come ti sembra l'impianto frenante? Allora, quello buono. Allora, tendo un po' a ballare di qua e di là, un po' col corpo. Allora, di spalle, come contenimento, i sedili ti tengono. Le gambe tendono a volarmi un po' a destra a sinistra. Come tenuta di strada, considerando che c'è umido, saranno le gomme, sarà l'assetto, l'abbiamo strapazzata un pochino. Hai un po' di margine di errore. Giustamente, avendo un anteriore non è che può fare miracoli. Esatto. L'autobloccante o scarico dà fastidio? Scarico, secondo me, allora si può fare, volendo si può fare di più, perché alla fine sì. Non dà fastidio, ti accompagna, è una bella colonna sonora in sottofondo, è una bella sinfonia di Beethoven. Esatto. Quindi invece a livello di consumi, non so se mi prende per il culo il tachimetro. Ecco, vado su strade extraurbane tutte belle lineari, 90 all'ora, okay. Così bello tranquillo in settima. La macchina mi segnava che faceva i 20 al litro. Extraurbano, misto urbano, vai da una media di 10 ai 13 al litro. Urbano 8. Ok. Facendo cretino ho fatto anche 2,5. Porca troia! Di media, non di consumo istantaneo, quindi sì. È, diciamo, abbastanza veritiera la cosa. Se vuoi prendere una macchina del genere, mettere in conto che tiri fuori un po' di cash per la benzina. Esatto. Cioè devi prenderla perché ti piace la macchina e ti piace andare e basta. A test concluso, devo ammettere che la Golf GTI è un'auto sportiva a tutti gli effetti, con un'ottima potenza e progressione. Avremmo preferito magari un impianto frenante a 4 pompanti invece di 1, e rispecchia purtroppo un po' l'andamento di questi ultimi anni, dove l'elettronica la fa un po' da padrone. L'ESC in uscita di curva tende a tagliare potenza e a far singhiozzare l'auto, però d'altra parte il cambio di ESG è preciso e si adatta anche all'andatura del conducente. Se si ha un'andatura tranquilla tenderà a cambiare in modo blando, mentre se si ha un'andatura veloce e rapida cambierà in modo brusco e secco. E grazie al suo telaio e alle sue sospensioni elettroniche regolabili, l'auto sa essere comoda in città e rigida e stabile durante i tratti di montagna, per quando ci si vuole divertire e sentirsi un po' piloti. Il video termina qui, ragazzi. Io ringrazio Pietro per avermi fatto provare il suo Golf GTI. Ricordo a tutti, è importante, di iscriversi al canale, lasciare un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!